Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti. Ultime notizie verso Napoli-Frosinone, la probabile formazione del Napoli anche in base al report dell'allenamento di ieri al Konami Training Center appunto a Castelvolturno. Vedremo un attimo il Napoli come potrà schierarsi contro questo Frosinone, andremo a vedere anche la probabile formazione della squadra di Di Francesco. C'è un attimo da commentare il possibile rinnovo di Quara perché a quanto sembra diciamo queste sirene blaugrana che arrivano diciamo dalla parte bassa sono state rispedite al mittente e Quara è incedibile almeno per l'anno prossimo e andremo a vedere i colpi che Manna sta preparando per il nuovo Napoli. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, cosa ne pensate, ne discutiamo lì, dibattito più che costruttivo e che mi diverte tantissimo. E per chi è nuovo e passa per la prima volta sotto questo video, non esitate ad iscrivervi al canale ragazzi attivando la campanella delle notifiche, passaggio importantissimo per la crescita del canale stesso e che a me fa un sacco piacere. Da dove partiamo? Partiamo dalle probabili formazioni e dal report dell'allenamento di ieri. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica alle 12:30. La squadra ha lavorato su campo 1 iniziando la sessione con attivazione e Torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico-tattico, chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Notizia fondamentale: Politano ha lavorato in gruppo. Olivera ovviamente ha svolto allenamento personalizzato in campo per l'infortunio che c'è stato nel match contro il Monza. Ecco perché la formazione è quasi telefonata. Politano è in gruppo, quindi conoscendo Calzona che ultimamente ha fatto capire che chi è in forze o chi non ha, diciamo, i 90 minuti nelle gambe parte sempre dall'inizio per poi essere sostituito quando finisci la benzina e non sei al top della condizione. Quindi domani giocherà Politano, credo, a destra. Partiamo dal tridente: Politano o Siquara. A centrocampo ci sarà il solito Zielinski, Lobotka e Anghissà. Juan Jesus Rachmani, due centrali, Mario Rui e Di Lorenzo i due terzini, anche perché Olivera è infortunato, c'è solo Mario Rui. Mazzocchi credo che non vedrà il campo fino a fine stagione e Meret ovviamente tra i pali. La formazione del Frosinone la leggiamo poi, ci sono alcuni ballottaggi diciamo per quanto riguarda Di Francesco, ma c'è una condizione che volevo un attimo analizzare con voi, ci arriviamo. Stefano Turati ovviamente in porta, Romagnoli, Ocoli e Lirola i tre difensori, Barrenecea, Mazzitelli, Zortea e Valeri, molto probabilmente la mediana. I due dietro la punta saranno Brescianini e Sule, dietro che dira. Perché avevo detto ci arriviamo a una considerazione che volevo fare. Lo schierare Brescianini è vero che può fare tranquillamente il sottopunta, il trequartista, può stare tra i due dietro la punta, però per caratteristiche diciamo che a livello difensivo è un bel calciatore, quindi non credo che il Frosinone venga a Napoli in maniera spregiudicata per riversarsi in avanti e cercare di vincere la partita, perché se per loro un punto preso a Napoli, diciamo in vista di questa lotta retrocessione, può essere oro colato, per noi ovviamente è una sconfitta. Quindi mi aspetto una partita abbastanza chiusa dove il Napoli dovrà cercare di essere molto veloce nel giro palla e trovare poi qualche imbucata vincente per sbloccarla. Poi quando ovviamente va in vantaggio il Frosinone cercherà di pareggiare la partita. Quando si aprono gli spazi diventa, non voglio dire semplice, ma diventa un attimo più congeniale alle caratteristiche del Napoli, perché con spazi più larghi è più facile giocare palla e quindi potremo anche chiudere la partita sul 2-0, sperando domani di non prendere gol, perché ogni tanto diciamo ce lo possiamo pure permettere di non prendere un pallone dalla porta e riportarlo a centrocampo. Vedremo poi come andrà a finire per quanto riguarda la partita. La formazione dovrebbe essere quella: il rinnovo di Kvaratskhelia, a quanto si legge, sirene blaugrana, richieste blaugrana rispedite al mittente, rinnovo fino al 2028 con una clausola rescissoria da inserire tra i 130 e i 150 milioni. Quindi non credo che Kvaratskhelia parta nella prossima sessione di mercato di giugno, assolutamente. Forse
L'anno dopo è troppo presto per pensarci, vediamo poi come va a finire, perché non si sa mai poi a livello mentale il calciatore come gestirà la prossima stagione. Può darsi che ci si finisce di innamorare di una piazza, il rendimento sarà altissimo, mi auguro, per il nostro Quara, e quindi va a finire che prima di cambiare aria ci pensi un attimo due volte. Comunque l'anno prossimo dovrebbe essere del nostro Napoli e il rinnovo credo che arriverà, appunto, verrà diciamo annunciato il 4 maggio, quando uscirà il film del Napoli, perché anche Chiariello ha detto attenzione a questo 4 maggio perché ci sarà qualcosa in più dell'uscita del film, e credo che sia il rinnovo di Kvaratskhelia. Massimo, diciamo, massima attenzione da questo punto di vista per quanto riguarda me, e stare sul pezzo, e andiamo a vedere un attimo alcuni nomi che sono usciti, diciamo nuovi, mettiamola così, altri nomi che sono usciti per quanto riguarda il mercato del Napoli. Si legge pronti 100 milioni per 3 rinforzi. Questi 3 rinforzi dovrebbero essere Gimenez del Feyenoord. Secondo me già si sta defilando e non sarà più un obiettivo fattibile, perché se ci sono 100 milioni sul piatto e 60 li spendiamo per Gimenez, poi andiamo a prendere un difensore e un centrocampista da 20 e 20, non è che tanto mi suona la situazione. Quindi credo che anche per un fattore contrattuale si punterà su Jonathan David. Ieri si leggeva che ci sono stati i primi contatti con l'entourage, i ricontatti, perché credo ci siano stati anche l'estate scorsa, quindi si opterà verso Jonathan David, giocatore in scadenza 2025, costo del cartellino più basso, rendimento comunque da considerare per questo calciatore. A me non dispiace, anche se diciamo che 50 milioni li avrei spesi per rimpiazzare Osimhen, perché più andiamo al ribasso e più poi non possiamo dire vabbè, questo calciatore vale comunque i soldi che hai speso, e quando ti mangi qualche gol poi non possiamo nemmeno dire che è stato super pagato. Però Jonathan David non è un profilo assolutamente scarso, non sto dicendo questo, ma secondo me Gimenez del Feyenoord gli è qualche spanna sopra per quanto riguarda la completezza dell'essere attaccante. Il nome che è uscito ieri e che sta rimbalzando in questi giorni è Martinez Quarta della Fiorentina come difensore. A me non dispiace, anche perché il Napoli, se ben ricordiamo, eh, opzionò Perez dell'Udinese in questa sessione di mercato di gennaio. Non è andato in porto. Martinez Quarta secondo me è un Perez un tantino più ordinato, perché Perez pecca nel prendere posizione quando viene attaccato, diciamo, in contropiede, vanno un tantino in sbattimento. Sarà anche ci saranno anche delle cause per quanto riguarda tutta la linea difensiva dell'Udinese, però non è quel difensore ordinato quando deve comunque richiamare la sua stessa posizione. Martinez Quarta lo vedo un tantino più completo per quanto riguarda il pacchetto calciatore. Ovviamente i nomi sono Martinez Quarta, Ancico del Feyenoord e Ferguson del Bologna a centrocampo. Ferguson del Bologna c'è da considerare la Champions League, perché comunque il Bologna va in Champions e nel caso viene acquistato da una squadra che si va a fare una coppa minore o al limite non le fa proprio le coppe, non credo che accetti il trasferimento, ma si faccia l'anno a Bologna comunque in Champions League. Nel caso non si dovesse arrivare a Ferguson, c'è Timber del Feyenoord che potrebbe arrivare, appunto, un doppio colpo con Ancico può anche darsi, però per caratteristiche secondo me Timber non è Ferguson né tantomeno Sudakov. Ovviamente io l'ho detto già ieri, per me vanno spesi i soldi per rimpiazzare quella mezzala che mancherà quando andrà via Zielinski, e tenere l'asticella molto alta a livello tecnico. In questo caso Sudakov. Ferguson sarebbe una grandissima alternativa a costi minori, alla metà di ciò che potresti spendere per Sudakov. Timber credo che possa partire anche sotto i 20 milioni dal Feyenoord. Comunque siamo lì, tra i 20 e i 25 milioni il Napoli vorrebbe portare il centrocampista,
in quel di Castelvolturno. Lo ripeto, Martinez quarta a me non dispiace, anche se come ho detto ieri, Buongiorno Ancico sarebbe una coppia centrale di tutto rispetto, con Rachmani, Nathan in panchina come alternative ai due centrali di difesa. Sarebbero 4 difensori comunque, secondo me, competitivi per ciò che dovremo affrontare l'anno prossimo. Manna è al lavoro, speriamo che riusciamo a capire quanto prima chi siederà in panchina, perché poi diciamo che gli acquisti sono relegati alle idee di gioco di chi verrà, anche se Calzona io lo terrei sulla panchina del Napoli, perché il click nello spogliatoio c'è stato, la squadra ti segue e a livello empatico, come ho espresso anche ieri nei commenti con tanti di voi, a livello empatico ho un tantino paura per l'allenatore che viene e che deve appunto prendere lo spogliatoio in mano in un non nulla e cercare di diciamo tenere a bada qualsiasi mal di pancia, individuare chi è scarico e chi vuole andare via, chi non se la sente, eccetera, eccetera. Diciamo che tenendo un allenatore che sta già da 2 mesi sulla panchina e che non credo stia facendo assolutamente male, non presenta, o meglio, non presenterà quell'incognita empatica. È il problema che mi sto facendo, ma forse solo io. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Forza Napoli per domani e appunto vi rinnovo l'invito. 12:30 la partita, io sarò in live con Mauro sul canale di Mana TV 1926 dalle 11:30 alle 12:30 e poi andremo live sul mio canale dalle 14:40, 14:30, 14:40, comunque giù di lì, per l'immediato post partita con i nostri ospiti. Vi aspetto domani, sempre Forza Napoli. Ciao!